Se pensavamo che Red Bull potesse fermarsi perché ha già una supremazia talmente grande sugli altri team che non ha bisogno di portare aggiornamenti, eccoli che ci smentisce. A Budapest arriveranno delle novità per il team di Milton Keynes che, secondo le simulazioni, prevedono di migliorare la monoposto di 2 decimi sul giro. E nonostante il dominio in questa stagione di Red Bull che ha vinto 10 gare su 10, a Budapest arriveranno questi aggiornamenti che saranno visibili anche a occhio nudo. Infatti ci sarà una modifica delle side pods, delle pance, dove si andrà nella direzione di Aston Martin, che poi ha copiato anche McLaren, ovvero di un'insenatura più profonda nella zona delle pance nella parte superiore. In questo modo c'è più aria che arriva nella zona del diffusore della beam wing e riesce a generare ancora più carico aerodinamico nella parte posteriore. Ma gli aggiornamenti non si fermeranno solo alla pista ungherese, infatti continueranno a Spa e dopo la pausa estiva. Ma in questo video voglio parlarvi nel dettaglio della situazione Red Bull e le discussioni anche sulla FIA, sul futuro della Formula 1 e quali sono i piani del team di Milton Keynes per migliorare la propria monoposto che sembra già perfetta di suo. Prima di continuare a vedere anche nel dettaglio come mai il DRS di Red Bull non è più così efficace come a inizio stagione, vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche, così non vi perdete nessun video che esce qui sul canale. Ogni giorno vi teniamo compagnia raccontandovi tutte le notizie sulla Formula 1 e su Ferrari nello specifico. Vi ringrazio di cuore tutti i messaggi di supporto, io sono Rastro e oggi andiamo a vedere nel dettaglio la situazione in Red Bull, quali aggiornamenti arriveranno, qual è il piano futuro, ma soprattutto perché il DRS della RB19 non è più così efficace come inizio stagione. Ormai da 2 stagioni che Red Bull sta dominando in Formula 1. Liberty Media ha provato più volte a cercare di mettere un po' i bastoni tra le ruote al team di Milton Keynes, cercando per esempio con la TD39, col budget cap, con anche la TD45, di limitare il potenziale del team di Milton Keynes, cosa che invece non c'è riuscita. Anzi, Red Bull rispetto all'anno scorso sembra dominare ancora di più, avendo vinto tutte le gare di questa stagione e avendo un distacco in gara imbarazzante nei confronti degli avversari. E attenzione che questo discorso tra Red Bull e Liberty Media si sta facendo ancora più pressante per il 2026. Ma Toto Wolff è sicuro che le regole del 2026 ora come ora non cambieranno. Ha parlato anche con Ben Sulayem ed è convinto che Red Bull non può far cambiare queste regole a proprio favore. E questo è un aspetto positivo perché almeno vedremo più concorrenza per la lotta per il titolo dal 2026 in poi. Ma non solo, la profezia di Russell che ha detto a inizio stagione, ovvero che la RB19 può vincere tutte le gare di questa stagione, si sta realizzando. Ad oggi non c'è un avversario che può effettivamente battere Red Bull in gara. Il passo gara del team di Milton Keynes non ce l'ha nessuno, con la stessa costanza e con lo stesso ritmo. E molte volte abbiamo detto, cavolo, i team che seguono Red Bull sono svantaggiati perché c'è un budget cap fisso. E infatti c'è una contrapposizione regolamentare che va sistemata, perché sappiamo che c'è un ordine crescente sul numero delle ore. Dal primo team che arriva nella classifica costruttori, che ha meno ore in Galleria del Vento, il CFD, per provare la monoposto, fino all'ultimo team che ha il numero massimo di ore. E questo è un sistema intelligente. Il problema è che queste ore non le puoi sfruttare al massimo perché gli aggiornamenti sono vincolati dal budget cap e quindi tutti i team non possono portare troppi aggiornamenti in pista, altrimenti vanno a sforare questo limite. E proprio per questo la maggior parte dei top team, fatta eccezione ovviamente di Red Bull, si sono lamentati di questo vincolo del budget cap. Perché sì, è vero che va a equilibrare le spese di tutti i team in Formula 1, ma non permette a chi vuole recuperare di investire più soldi e quindi sfruttare appieno tutte le ore in Galleria del Vento per recuperare sul team che sta dominando, ovvero Red Bull. E per Mercedes e Ferrari in particolare questo vincolo del budget cap non permette di recuperare su Red Bull e quindi sarebbe da cambiare per permettere ai top team di recuperare tra di loro e magari mettere più vincoli sul primo classificato, non sugli altri. E attenzione che Verstappen ha 6 vittorie di fila e potrebbe arrivare al record di Vettel di 9 tra qualche gara. Già il record di Schumacher è raggiungibile per la gara in Ungheria, ovvero di 7 vittorie di fila. Vedremo se ci riuscirà. Attenzione anche un altro aspetto molto importante. Come ha detto lo stesso Christian Horner, Ricciardo farà di tutto per tornare in Red Bull nel 2025. Infatti sappiamo che Perez ha un contratto fino al 2024 in Red Bull, non sta convincendo tanto in queste ultime gare, quindi attenzione che il suo posto è a rischio e Ricciardo, se dovesse convincere, potrebbe arrivare in Red Bull, così come anche Tsunoda se dovesse battere Ricciardo. Ed è molto interessante come Horner, che è sempre stato abbastanza
abbastanza vicino a Perez rispetto a Helmut Marko, si sia sbilanciato così tanto anche sul futuro di Ricciardo, mettendo da parte il messicano. Dal mio punto di vista, vedere Verstappen e Ricciardo nello stesso team sarebbe davvero molto bello, sia a livello di marketing ma anche a livello di spettacolo in pista. Sono entrambi due piloti estremamente talentuosi. Ricciardo secondo me ha anche più talento di Perez, solo che negli ultimi anni McLaren ma anche in Renault non aveva convinto più di tanto, quindi Ricciardo in AlphaTauri deve ritrovare il pilota che ha lasciato Red Bull, ovvero quello delle 7 vittorie conquistate col team di Milton Keynes. Sono davvero curioso se riuscirà a ritrovare quel feeling Ricciardo come pilota ufficiale a partire da questo weekend in Ungheria. Ma arriviamo al punto più importante del video, ovvero quello del DRS di Red Bull. Come abbiamo detto ieri, Ferrari sta recuperando tanto terreno dal team di Milton Keynes. A Jeddah si è preso un giro di distacco, mentre in Austria il distacco tra Red Bull e Ferrari era di circa 20 secondi a fine gara, in una pista favorevole anche alla rossa ovviamente. Ma perché il vantaggio di Red Bull è diminuito nel corso delle gare? Sicuramente perché Red Bull sì ha portato degli aggiornamenti, ma di minor conto, sono delle modifiche leggere di microaerodinamica che non vanno a impattare più di tanto come invece abbiamo visto i cambiamenti fatti da Ferrari, Mercedes, McLaren, che invece sono stravolgimenti sulle proprie vetture. Red Bull a Silverstone ha modificato le prese d'aria dei freni anteriori, in Austria ha modificato leggermente la sospensione posteriore, in Canada l'ala anteriore, a Barcellona il fondo e il diffusore, a Monaco l'ala posteriore e via via con altri aggiornamenti fino ad arrivare a inizio stagione. Ma sono piccole modifiche che non vanno a stravolgere la macchina, al contrario di questo aggiornamento di Red Bull che arriverà in Ungheria sulle pance, che andrà a migliorare nettamente il comportamento della monoposto. Questo secondo le simulazioni del team di Milton Keynes, che sono affidabili, l'abbiamo visto nel corso degli anni. Sicuramente a Silverstone abbiamo visto una Red Bull che non ha espresso tutto il suo potenziale, complici sicuramente le nuove gomme Pirelli da capire, con una carcassa più resistente, temperature più basse e quindi distacchi più contenuti. Abbiamo detto più volte che Mercedes ha un po' deluso rispetto alle attese che c'erano a Silverstone, nonostante sia confermata terza forza, e comunque Silverstone è una pista meno selettiva rispetto non tanto ad Austria ma più a Canada e Barcellona. Il fatto che queste nuove carcasse Pirelli sono più resistenti e quindi vanno a consumarsi di meno è un punto a sfavore di Red Bull, che riesce a gestire molto bene le gomme e fa della gestione dei pneumatici un suo punto di forza. A Silverstone non c'era per niente la gestione delle gomme, si poteva spingere al massimo in ogni giro e le performance erano costanti, e questo sicuramente ha limitato Red Bull. E l'efficienza del DRS di Red Bull, che lavora in simbiosi con la beam wing e il diffusore, si è vista di meno nelle ultime gare, dove Red Bull ha corso più carica, secondo anche l'articolo di Formula.1, e proprio per questo motivo gli avversari si sono avvicinati a Red Bull capendo meglio lo stallo del posteriore e cercando di replicarlo. Quindi le velocità di punta sono molto simili tra di loro, ma Red Bull riesce a generare comunque molto più carico rispetto a tutti gli altri team, a parità di top speed. Sarà interessante vedere in Ungheria, che è una pista da alto carico, quanto sarà il vantaggio di Red Bull in zona DRS e sul rettilineo rispetto agli altri team che saranno più carichi e quindi avranno più resistenza aerodinamica, e lì potremo vedere quanto hanno recuperato gli avversari, oppure se Red Bull è riuscita a mantenere un certo distacco dagli altri team e si riuscirà a dominare anche con il nuovo pacchetto di aggiornamenti. Una cosa è certa: se molti pensavano che Red Bull stava puntando direttamente al 2024, non sarà così, perché comunque Red Bull punta su un'evoluzione della vettura, continuerà con una macchina simile anche l'anno prossimo e nel 2025, e quindi conviene a loro continuare a progredire in maniera costante durante il corso della stagione, senza fermarsi con gli aggiornamenti ma neanche stravolgere la monoposto, come invece dovranno fare Mercedes e Ferrari. Fatemi sapere nei commenti secondo voi questo aggiornamento nuovo di Red Bull, che dovrebbe migliorare le performance del team di Milton Keynes di 2 decimi al giro, quanto inciderà nella pista di Ungheria. Sarà impossibile per gli altri team provare a vincere una gara in questa stagione? Li vincerà tutte Red Bull? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.